Trovati amici di Radio Rossonera e buona settimana qui dalla radio. Buon lunedì mattina, buon 13 maggio del 2024 per l'editoriale di questo lunedì. Un editoriale che insomma arriva dopo un 5-1, insomma, non ne parlerò onestamente, come non ne ho parlato dell'ultimo 3-3, farò credo nulla sulla partita. Parleremo ovviamente di futuro, parleremo di allenatore, parleremo di tutto quello che ci circonda, ma insomma la partita no, così come insomma trova un pochino poco interesse anche le ultime due partite. L'importante è non sbragare, è vincere, tornare a vincere. Dopo 6 partite era giusto tornare a vincere, abbiamo vinto 5-1, bene così, contenti così, assolutamente bene così. Detto ciò, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in questi giorni, veramente tanti, perché i mesi di aprile e maggio sono stati molto importanti per quanto riguarda gli ascolti. Grazie a tutti quelli che hanno fatto l'iscrizione, ad esempio, nel mese di aprile, perché è stato il mese migliore da questo punto di vista nel 2024, in gran parte credo anche, forse togliendo il mese di settembre, anche dell'intera stagione 23-24. Quindi grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie a chi non si è disiscritto, che ha permesso di far quindi incrementare il numero degli iscritti con i nuovi arrivati. Grazie a tutti davvero. Iscrivetevi, perché come detto è il modo migliore per darci un supporto. Iscrizione più like. Poi insomma chi ha buon cuore, chi vuole supportarci definitivamente, c'è l'abbonamento ed è qui sotto la chat. Partiamo subito. Riprendo velocissimamente un concetto che ho detto giovedì per legarmi al primo di quest'oggi, che è chi si volta è perduto. Ho fatto un breve discorso su quello che è il concetto di credibilità. Ho visto che qualcuno di voi nei commenti ha capito che la prima parte, che era una sorta di spiegazione del concetto, che era nata diciamo così, dal rapporto allenatore-giocatori, pensava fosse legato a Pioli, ma assolutamente no, non c'entra niente con il mister, non c'entra veramente nulla, anzi. La questione è molto semplice ed è qualcosa di... ve la faccio breve. Corso FIGC da allenatore, professore Ferretto Ferretti, che sembra insomma un nome di fantasia, ma non lo è, anzi è un decano di Coverciano. Racconta sempre che appunto una delle cose principali per l'allenatore è essere credibile agli occhi dei propri giocatori. Come lo si fa? Con una proposta di gioco che possa andare incontro a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, che quindi ne possa esaltare le qualità, e poi tramite i risultati suffragare questo magari in proposta di gioco, e quindi la credibilità diventa massima, diventa un tutt'uno squadra-allenatore e si tira dritto, perché si diventa credibile agli occhi dei propri giocatori. Ho traslato questo ragionamento sul rapporto che c'è in questo momento tra tifoseria, una parte della tifoseria, perché è giusto non dire che è tutta la tifoseria, ci mancherebbe altro. Siamo stati i primi a cercare di non dar patenti ed è giusto continuare a non darle. Il racconto è sulla gran parte della tifoseria del Milan, o una buona parte della tifoseria del Milan e la società Milan. Il concetto di credibilità, che forse è venuto un pochino meno in questo ultimo periodo con la tifoseria, che sta un po' tirando magari per la giacchetta la società, ovvero le parole stanno un po' a zero in questo momento, abbiamo bisogno di fatti. Per essere credibili non ci bastano più le parole, prima vogliamo vedere i fatti e poi torneremo diciamo così, a pensare che siate credibili, anche magari solo e soltanto a parole. Un concetto, diciamo così, tra virgolette neutro, anche un pochino base. E qui mi ricollego. Chi si volta è perduto riguarda e qui parlo anche in maniera un pochino personale, di una necessità in questo momento di parlarsi, perché penso che il momento del silenzio in questo momento sia più un problema, vissuto come un problema per il tifoso del Milan e non come una risorsa, come magari in altri momenti di questi anni è stato anche vissuto da parte del tifoso. Credo che in questo momento, oltre ai fatti che insomma vengono chiesti,
anche una maggiore propensione al dialogo possa essere utile in questo momento, eh, in qualsiasi ambito, non soltanto nel mondo del calcio. Lavorare, fare, ci si espone a applausi, a giudizi, a critiche, a tutto quello che è poi il giudizio finale rispetto a un operato. Dove voglio andare a parare? Che è normale ricevere applausi e ricevere critiche. Soltanto chi non fa non sbaglia, e soltanto chi realmente non deve prendere delle decisioni non va incontro a dei problemi. Ammettere i problemi però è il primo passo per risolverli. Su questo bisogna fare veramente tutti un passo avanti, cercare di non fermarsi, di non voltarsi, e chi si volta è perduto è legato a questo, come magari è stato fatto in passato. Avere un problema, che in questo momento il problema è avere un rapporto non perfetto con la tifoseria, voltarsi e dire non esiste, vuol dire sottovalutarne il problema, e vuol dire non capirlo, e vuol dire non risolverlo, e vuol dire forse poi nel tempo peggiorarlo, come è stato ad esempio per la questione infortuni, che non è stata valorizzata, che non è stata capita, che non è stata affrontata, e che quindi è stata ancora peggiore ad esempio quest'anno, che poi è definitivamente esplosa, come se non fosse esplosa negli anni scorsi, quando si cercava di nascondere tramite scuse più o meno efficaci, particolarmente, anzi alla fine dei fatti, inefficaci. E quindi alzare la mano e dire sì, in effetti forse c'è un problema di rapporto in questo momento, sediamoci e parliamone, potrebbe essere la cosa migliore, altrimenti poi si va incontro a quello che stiamo vedendo in questo momento, cioè lo stadio silenzioso, la curva che abbandona, i comunicati, le fanzine, i tifosi sui fantomatici, celeberrimi social, che erano stati derubricati nei mesi precedenti come qualche fastidio, qualcosa di che si poteva fare a meno, qualcosa di poco, perché i veri tifosi erano quelli di San Siro. Ora che invece San Siro è in silenzio, eccetto 2 cori alla fine, la curva è in silenzio, allora ci si è accorti che forse il tifoso del Milan un po' di tribolazioni interne le ha. Meglio tardi che mai, mi verrebbe da dire, però affrontiamo tra virgolette il problema, perché se no non si viene a capo. E qui vado alla seconda parte, vado veloce perché voglio tenermi una parte importante sull'ultima, perché verterà anche sul nome di Antonio Conte, perché qualcosa possiamo dire. Credere o non credere? Ci sono una sorta di 2 versioni in questo momento. Anzi, premessa sulla questione credere o non credere. Non voglio insegnare niente a nessuno, ci mancherebbe, ci sono fior di professionisti che fanno questo mestiere nei ruoli principali, e non sono certo io a dover dare un consiglio. Ma in questo momento storico mi sarei giocato la carta Zlatan Ibrahimovic, per un semplice motivo, perché è il più credibile che in questo momento ci sia all'interno della società Milan, è quello che ha più credibilità, che ha più anche faccia da poter spendere davanti ai tifosi. Non sto chiedendo che vada alle telecamere e dica il prossimo allenatore del Milan sarà XY, sto semplicemente dicendo che sulla bilancia sulla quale stiamo mettendo il nostro silenzio a scapito di una tifoseria che un po' ribolle, e qualche articolo contro di troppo, e articolo estero di troppo, qualche brutta figura che facciamo all'estero perché la curva abbandona e ci fanno il pezzo, ci fanno l'articolo, ci fanno il servizio. A fronte di tutto questo che stiamo mettendo sulla bilancia, dall'altra c'è questo rispetto per la stagione e rispetto per Pioli, e rispetto di un modus operandi, cioè quello di rimanere sotto silenzio, ermetici. Vabbè, il Milan e l'ermetismo sono 2 rette parallele, ma questo è un altro discorso. Io mi sarei giocato la carta Ibra per un semplice fatto, niente di eccessivo, niente di clamoroso, però un Ibra che si mette davanti alle telecamere e dice: ho visto, c'è agitazione, fidatemi di me, fidatevi di noi, ne riparliamo a fine stagione, bisogna chiudere bene questa stagione, ma fidatevi di me perché la prossima stagione ripartiamo ancora più forti.
non è un discorso complicato, ma forse avrebbe avuto un effetto migliore rispetto a un silenzio, eccetera. Però questo è veramente un piccolo consiglio che sarà sicuramente non ascoltato, giustamente, per carità di Dio, però insomma questo mi sentivo di dire. Fine della premessa. Credere o non credere, ovvero c'è una sorta di doppio binario anche qui. C'è una sorta di storytelling che ci racconta come un Milan che ha già deciso tutto. Prossimo allenatore, nome del prossimo allenatore, prossimo mercato, nomi del prossimo mercato, e si aspetta soltanto la fine della stagione per dare, diciamo così, il via libera a tutto quanto. Poi c'è il resto che racconta di listoni, di 40 nomi, di incontri, tanti allenatori fatti, finiti, addirittura quasi quasi sotto contratto, poi che saltano, eccetera. Allora, credere o non credere sta qui, cioè poi giustamente il tifoso fa quello che deve fare, cioè il tifoso e può credere o non credere a una versione piuttosto che all'altra. Io e qui vi posso dire quello che so io in questo momento e che sappiamo noi come radio in questo momento. Poi, come sempre, liberi di credere o di non credere, perché come sempre detto, il tifoso è libero di fare ciò che vuole, pure di non credere a nulla di quello che stanno dicendo o di credere a tutto di quello che ci stanno dicendo. Io mi metto a metà, ma non per una sorta di scelta democristiana, perché nella vita non esiste soltanto il bianco e il nero, c'è il grigio. E penso che in questo momento il Milan sia in queste tonalità di grigio, cioè non ha scelto il nuovo allenatore, non ha tutto fatto, non ha niente di fatto e scritto in una sorta di valigetta ipotetica che aprirà metaforicamente il 28 di maggio a fine campionato, non ha chiuso con un allenatore da mesi, non ha fatto tutto il mercato da mesi, ha lavorato sulla scelta del prossimo allenatore, creandosi delle alternative, come un'alternativa era Lopetegui, che quindi non era un nome inventato, ma non era nemmeno già arrivato al contratto, era un'alternativa che è stata cassata per la maggior parte dal pubblico, dallo stadio, dai tifosi, mettete chi volete, ma anche qui non ci voltiamo dall'altra parte, la piazza ha avuto un gran peso. Poi ci sono i Fonseca, che ad esempio già nell'ultima settimana ha avuto dei colloqui con il Milan, gli ultimi sono di metà della settimana scorsa, metà tarda settimana scorsa. Poi ci sono le moto che passano in sottofondo, no, scherzi a parte, poi ci sono i Sergio Conceição, che è stato sicuramente proposto da Mendes, cioè non è un'idea originaria del Milan, ma è sicuramente un'idea che il Milan ha recepito, valutato, digerito e che non ha scartato a priori. Vedremo nel prossimo futuro come andrà. Ci sono i De Zerbi, che è un'altra idea che è stata digerita, un po' presa in considerazione, ma contatti veri e propri con la gente non ce n'è, anche perché bisognerebbe pagare il Brighton e bisognerebbe anche convincere De Zerbi, che comunque una porticina aperta alla rimanenza al Brighton la sta lasciando, tant'è che gli stessi colleghi che seguono invece il Bayern Monaco dicono ciò, dicono che comunque De Zerbi ha una mezza idea comunque di restare al Brighton. E poi ci sono tanti altri nomi, Financo, Conte, di cui parleremo alla fine. Però, come detto, questo è quello che vi posso dire io. Vi potete credere o non ci potete credere. Il Milan è ancora all'interno di una scelta che non è un qualcosa che è stato già deciso a monte mesi fa, fatto e finito, chiuso, nemmeno però il listone di 40, 42, 44 nomi che sono girati, perché nel mentre forse si sta un po' esagerando su questo numero di nomi che stanno uscendo fuori, e forse sono in effetti un po' troppi, si sta veramente facendo confusione, tant'è che alcuni allenatori che erano stati messi in listone semplicemente hanno dichiarato nel corso dei giorni: no, io rimango allo Sporting, vediamo Rim, no, io rimango all'Ipsia, vedi Rose. Quindi insomma vedremo cosa ne uscirà. Io spero soltanto una cosa, che se invece, spero di sbagliarmi, il Milan ha già tutto fatto, non abbia già tutto fatto con un allenatore che poi magari alla piazza può non piacere, perché è libero di farlo, non sto dicendo questo, è liberissimo di farlo il Milan. Però rimanere, tra virgolette, in silenzio in questo momento e prendere in considerazione una sorta di
Dicevo, perché poi è partito il cane dei vicini. Eh, io spero che questo Mister X sia vero e reale e quindi il 28 venga, per metaforicamente, venga svelato al pubblico e che invece non ci ritroviamo a un certo punto alle prese con l'allenatore che poi la piazza giudicherà non ideale e quindi si aggiungerà oltre al silenzio anche il nome. E per la nostra sanità mentale di chi fa anche questo mestiere a contatto con voi, non me lo auguro, perché poi liberi anche qua di non credere, ma a me non viene veramente niente in tasca di dirvi una cosa piuttosto che l'altra, tanto non mi cambierebbe niente dirvi il contrario di tutto. Quindi speriamo bene. Vado all'ultima parte, ne resterà uno solo, come detto, sono più o meno eliminati tutti. Poi so che non è la maggior, cioè, o meglio, è la maggioranza dei tifosi del Milan, so che non è la totalità. Alla maggioranza dei tifosi del Milan piace Antonio Conte. Può, diciamo così, non essere la totalità, perché non è così, ma sarei un bugiardo a dire che la maggior parte dei tifosi del Milan in questo momento spinge per Antonio Conte. Ora, ve la faccio molto breve. Sulla questione Antonio Conte la cosa non è né economica, perché lo stesso Antonio Conte più o meno fa filtrare che non è nemmeno una questione economica, non sta chiedendo 10-12, sta chiedendo un buon contratto, per l'amor di Dio, non sta chiedendo 1 milione all'anno, però non è una questione puramente economica, sedendoci si trova una quadra, non è una questione nemmeno prettamente tecnica, nel senso che non sta pretendendo 7-8 giocatori diversi uno dall'altro, sta chiedendo semplicemente un progetto con il quale ripartire. E invece il cane è ripartito. Sta diventando un calvario, ci riproviamo per questi ultimi 3 minuti. Questione Conte, come detto, non è economica, non è tecnica. Vi fornisco un appiglio, anche se sto vedendo che comunque le voci lo danno sempre più vicino nel caso al Napoli piuttosto che al Milan, anche perché lo stesso Milan più o meno ha sempre fatto filtrare che non se ne fa. Per il discorso di prima che siamo ermetici, ma non se ne fa nulla per una questione anche un po', chiamiamola filosofica, nel senso non si vuole avere una figura di Conte all'interno del Milan. C'è un allenatore molto decisionista, molto anche individualista per certi versi, eccetera, eccetera. Quindi, sentiti però, non uno, non due, ma 3 persone che gli stanno vicine. Ci siamo capiti, più o meno, è lo staff. L'unico appiglio che vi posso dare è questo. Lo staff in questo momento non sa dove andrà Antonio Conte, perché Antonio Conte solitamente, da ciò che dice lo stesso, alcuni dello staff stesso, tratta in prima persona o comunque tratta l'insaputa più o meno dello staff, cioè rende partecipe lo staff quando già le cose sono piuttosto avanti e in questo momento ancora lo staff non sa pressoché nulla. Quindi le cose sono due: o sta ancora trattando in maniera super segreta con il Milan o col Milan non c'è niente. Sembra più, purtroppo per certi versi, perché so che gran parte dei tifosi del Milan lo vorrebbero, che è la seconda versione, cioè non c'è granché. Ora ne resterà uno solo, cioè fortunatamente questa sorta di Mister X tra 3 settimane, perché non è un attaccante che può arrivare all'ultimo giorno di mercato, tra 3 settimane quelle che sono lo conosceremo, verrà dato un volto al prossimo allenatore del Milan e finirà questo, chiamiamolo giochino, e capiremo se il Milan aveva già tutto fatto, il Milan non aveva già tutto fatto, se era in mezzo al mare oppure se è cercato di comprare del tempo in quelle settimane, o insomma, se finalmente il Milan avrà, diciamo così, un allenatore e come sarà preso dalla piazza. Giudizio sospeso fino a ciò. Ma, e chiudo, siccome non lo si può creare in laboratorio un allenatore, per forza uno di questi sarà, magari sarà qualcuno che è stato soltanto sfiorato dai nomi, come che so, un Sarri della situazione, o un colpo a sorpresa alla Tuchel, o non so, ma siccome è un allenatore che è già esistente su questo pianeta terraqueo, prima o poi lo conosceremo e lo valuteremo, ma da una rosa ipotetica di nomi dovrà uscire
perché non è che possiamo prendere un allenatore che arriva dalla Serie B polacca, sarà per forza un nome conosciuto. E per certi versi sarà per forza in quel listone da 40-42. E quindi questo è, insomma, non si scapperà. Per paradosso forse lo conosciamo già. Grazie a tutti per essere rimasti qui con noi, grazie al cane dei vicini, grazie a tutti quelli che sono rimasti qui fino alla fine. Ci ritroviamo tra poco per Mattino Milan e per tutti i nostri appuntamenti. Grazie a tutti, a dopo.